Finalmente mi è arrivata sta cagata. Ma io non lo so, io non lo so. Buongiorno, sempre a lamentarti stai. No, sono incazzato. Perché? Perché dopo 2 mesi che ho comprato Questo. il Nine Reload, dopo 2 mesi praticamente mi è arrivato il paddino. Sta cagata qua, che è il preposto per i caricatori della Glock. Ah, quindi tu vuoi dire che te l'hanno mandato senza nessun pad? Esatto, noi avevamo fatto, vedi, ti fa l'aggancio e ti lavora col caricatore e dopo dovrebbe fare bene il suo lavoro. Il discorso qual è che è? Perché sono incazzato nero? Sono incazzato nero perché secondo me è un po' una fregatura su Sageggiotà. Come avete visto nel video che avevo preparato quando mi era arrivato lui, mi ero lamentato dal fatto che era senza il suo paddino dedicato e che non pescava i colpi, se vi ricordate, dalle scatole nostre del poligono. Ho fatto delle modifiche, ho fatto dei fori per andargli a creare l'alloggio all'ogiva in modo che me la bloccasse e quindi i colpi si muovono meno. In questo caso riesce a prenderli, cioè riesce lui ora a lavorare. E questa è una modifica per chi ha preso il Nine Reload, necessaria sulle nostre scatole dei portacolpi per farlo pescare da queste scatole qua, altrimenti dovreste ricaricare, portarvi le scatole commerciali e prendere i colpi da lì. Dopo 2 mesi e mezzo mi è arrivato l'adattatore per i caricatori Glock. Io la trovo una grande presa in giro. Voi quando vi comprate un'arma ve la mandano senza otturatore, se ti compri una macchina te la mandano senza le ruote o senza il motore, ti compri una cosa completa, no? Avrebbero dovuto almeno uno dare la possibilità di scegliere un pad in modo che arriva, voglio dire, l'attrezzo e sia funzionante. Esatto. Perché in questo modo è un attrezzo mancante, cioè non puoi inserire nessun caricatore. No, lo puoi fare lavorare con cioè dovresti tenerlo tu perché non va in blocco e giustamente non lavora. Cioè è impensabile comprare questo per farlo lavorare così, lo devi fare lavorare col suo paddino dedicato, in questo caso è Glock e quanti tipi di paddino diversi? Ma abbiamo per tutte le armi, su quello sono, diciamo che sono attrezzati, che poi a vederla bene, risolvendo il discorso delle scatole, questa è una mia filosofia personale: in gara tutto quello che ti crea stress o disagio va a influire sulla gara, soprattutto per chi inizia. È stressato il ragazzo. Però praticamente, allora, per riassumere, tu devi comprare questo, poi devi ordinare un paddino. Esatto. Poi se ce l'hanno disponibile. Io ho dovuto aspettare 2 mesi e mezzo, quasi 3. Poi perché me l'ha regalato la mia donna, perché tutto quello che vedete sul canale è tutto pagato. Quindi i nostri punti di vista sono basati su quello che pensiamo realmente degli oggetti che vi portiamo, oggetti, armi, eccetera. Non ci paga nessuno per dire cose belle, no? Quindi la tua donna ti regala tutte queste cose? No, solo questo. E dopo in blocco mi ha regalato te con tutte queste cose da sopportarti sabato, domenica, eccetera, esatto. A parte quello, quindi devi ordinare questo, devi ordinare il paddino, ti devi mettere di santa pazienza e forarti tutte le scatole, quindi rovinare le scatole e vabbè, però poi alla fine funziona. Aspetta, c'è da dire un'altra cosa e questa è la cosa più importante. Allora, io ora ce l'ho completo, va bene, aggancio il mio caricatore. Questa è una cosa che ho notato le prime volte quando ancora non ero tanto pratico. Ora che ho fatto, se vi ricordate nell'altro video, non riuscivo nemmeno a pescarli i colpi dalla scatola. Ora riesco, li prendo
li faccio andare. Ora sì, l'unico problema, e qui è una questione di pratica, ma potrebbe succedere se sei distratto, quando rimane il colpo incastrato in questa parte qua, quindi mi rimane l'ogiva e mi fa sto lavoro qua e mi chiude, punta in basso, praticamente mi va a tirare in dentro l'ogiva, sia che siano colpi commerciali. A me mi è capitato un paio di volte. Devo essere sincero, ora sto provando a farlo, cioè li faccio andare in battuta, probabilmente perché devi accompagnare, devi dargli il sempre tempo che scende, cioè non devi fare, perché se lo beccate qui, se vi rimane l'ogiva in questo modo qua perché non scende bene, schiacciando a una molla forte, schiacciando ti tira dentro l'ogiva, quindi diventa dopo un problema di sovrappressione nella canna e queste balle qua. Per chiudere il discorso, che sono aggressivi stamattina. aggressivi. Tra l'altro, se avete notato, abbiamo i microfoni, quindi dovrebbe essere già un audio. Abbiamo tolto la riduzione del rumore, vediamo se aiuta. Questi sono i primi esperimenti. Un attrezzo che è valido, in sé è valido, con la consapevolezza che ad avere le scatole, queste qua classiche, per chi ricarica, perché chi spara nei DPI, PSC, ricarica. La maggior parte ricarichiamo. E questo è un dato di fatto. Il discorso qual è? Se siete interessati a questo attrezzo, e qui è l'utilità del video a mio avviso, perché tutti fanno vedere che è figo, che è bello, che funziona, va bene, ma il problema dov'è? Il problema è che dopo che hai speso 100 euro, 100 erotti euro con le spedizioni, dopo vi dovete passare il tempo a forare le scatole e dovete essere anche precisi, perché il buco deve essere il più centrato possibile, perché se vai a inclinare il buco, quindi te ne vai un attimino fuori centro, l'ogiva viene storta e non riesci a pescarli bene lo stesso. E questo è da dire anche. Risolto il problema della scatola, risolto il problema quando fate l'ordine del paddino che vi serve, avete un attrezzo secondo me valido, al di là che costa tanto per quello che deve fare. Io personalmente, l'ho detto nel primo video, sono molto critico con questo aggeggio della Nine Reload. Sono molto critico per il semplice fatto che da tiratore mi sento preso in giro, perché tu mi mandi qualcosa che non è completo, oltre a dovermi modificare le scatole. Allora lì, a livello di correttezza, penso, no? Se ti vuoi fare un nome o comunque se vuoi lavorare bene, a parte che lo dici che non funziona con le scatole tradizionali, o mi fai l'attrezzo e mi crei le scatole fatte per farlo lavorare, e dopo la cosa più importante, me lo vendi col paddino. Io sparo in PCC, le gare le faccio in PCC, quindi insieme al mio paddino 100 euro fai un prezzo onesto, secondo me potrebbe essere 80-70 euro, che ci sta perché non è poco per quello che deve fare, e me lo vendi completo. E dopo mi dici: Mr. Rider, vuoi usare i colpi commerciali? Va bene. Vuoi utilizzare i colpi ricaricati? Va bene, ma devi comprare le mie scatole preposte per farlo lavorare come Dio comanda. E allora io lì alzo le mani e dico: è un'azienda seria. Così mi sento preso in giro. Io rimango dell'opinione che ricarico con questo. ULA. Sì, questo è quello che va, questo è quello che va per la maggiore. Tutto costa praticamente, diciamo, paddino compreso, costa un terzo di quello. È vero che alla fine bisogna ricaricare a mano, però voglio dire, uno prende i suoi colpi. Però fai una prova prima che inizi a ricaricare. Allora facciamo così, iniziamo insieme, così abbiamo un dato. Sarà più veloce, però. Allora dimmi quando sei pronto. Io sono pronto. Andiamo? Vai. Cioè, ormai io non sei tanto più lento di questo qua. Questo, certo, una volta che hai
diciamo agganciato i colpi dopo, Sì, ce ne però, stanno 10 però devi avere la stessa accortezza di accompagnare per bene un colpo alla volta. Qui guadagno, secondo me, sai dove ce l'hai? Ce l'hai sul discorso che quando fai le gare, comunque quando inizi a sparare, il fucile si imbratta e i caricatori si sporcano. Il discorso diciamo quello valido in gara, perché io lo penso in quello, che quando ci alleniamo abbiamo il tempo e ce ne freghiamo di alcune cose in gara, soprattutto se iniziamo a fare gare di un certo spessore, anche le virgole fanno la differenza. Qui il guadagno ce l'hai che non ti sporchi le mani, che non stai lì e dopo non ti rimangono le mani imbrattate. Sì, c'è anche il fatto che chi ricarica ovviamente per agevolare diciamo la ricarica sulla macchina, sulla pressa, i bossoli vengono in qualche modo lubrificati, no? Poco o tanto devono essere lubrificati per far lavorare la macchina tranquillamente, quindi è ovvio che quando uno li prende in mano così e deve una volta infilarli dentro, dopo la mano ti rimane come dire intrisa d'olio. Esatto. L'ultima cosa che voglio aggiungere, se voi notate, nella scatola qui c'è scritto ok, qui ho scritto ok perché vanno bene, li ho provati. Questo qui, quando ho forato, ho messo la scatola in un verso dove io per prendere i colpi devo andare in questo senso qua, cioè devo andare contro, cioè girare la scatola al contrario, altrimenti non me li pesca bene, perché quando ho fatto i fori avevo la scatola messa in questo senso qua. Quando me ne sono accorto li ho forate così e devo dire che un paio di scatole le ho forate, ma 2 le ho buttate perché non andavano bene. Sì, c'è da capire anche il verso su Dopo, cui esatto, dopo le scatole le utilizzo quando faccio colpi in più. Ho scritto ok nelle scatole che mi funzionano e ho creato la mia continuità. Questo è quanto. Questo è quanto. Io rimango col mio ULA per il momento, anche perché non penso che la spesa valga l'impresa in questo caso. È carino, è comodo, funziona anche una volta fatti tutti gli accorgimenti che Salvatore dice, l'attrezzo va bene, però lo reputo un prezzo eccessivo e bisogna stare dietro a tutte le cose che abbiamo appena detto. Esatto. Dopo una cosa è un merito che do a Indoor Swiss. Lui mi ha venduto chiaramente il 9 Reload, dopo ha visto che comunque non ero contento del fatto che avessi dovuto pagare una spedizione in più per, passatemi il termine, una cagata, perché cioè capite che qui abbiamo 10-20 grammi di roba, pagare 15 franchi di spedizione quando questo qua costa 28-29 franchi, capite che diventa veramente una presa in giro, no? E hanno avuto l'accortezza di mandarmelo in spedizione gratuita. Sono stati dei signori, quindi un plauso a loro. E questo è giusto per chiudere il cerchio. Avete tutte le informazioni che volete, ricordo che non ci pagano per dire quello che vogliono. Questo è un contenuto che io sinceramente non ho trovato sul sito, perché tutti parlano bene, perché cosa fanno? Glieli mandano e dopo devono parlare bene. Noi l'abbiamo pagato e possiamo dire quel cavolo che ce ne pare. Quello che ci pare. Chiaramente veritiero, perché qui il discorso è quello. Sì, anche perché non è che voglio dire quando parliamo bene di altri prodotti perché ce l'hanno regalati, Certo. Abbiamo comprato tutto in linea Certo. generale. Quindi, visto che ci stiamo dissanguando e visto che, come dico sempre, fare questo genere di contenuti tira via un bel po' di tempo, io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace, like. E noi ci vediamo Ai prossimi contenuti. al prossimo contenuto. Ciao! Boom!